Siamo a Verbania, sul lago di Mergozzo, alle nostre spalle c'è tutto il Parco Nazionale Val Grande ed è qui che nasce questo progetto di riqualificazione di una casa degli anni 60, una casa per vacanze. Il progetto nasce principalmente dalla relazione con il paesaggio, con gli elementi del paesaggio, quindi il lago, il bosco, ma direi anche in relazione con l'ambiente, in senso più ampio, quindi con tutte le tematiche di sostenibilità ambientale. Possiamo dire che l'architettura si relaziona al paesaggio soprattutto attraverso l'uso espressivo dei materiali. La lamiera che riveste il tetto e la facciata ha la stessa colorazione dei tronchi degli alberi e delle montagne che circondano la casa. A sud il muro in pietra dà continuità ai terrazzamenti esistenti e non è solo una continuità visiva, è anche una continuità materica perché è stato realizzato con materiali provenienti dagli scavi di roccia di cantiere e dal recupero di pietre di cascine in demolizione. E poi mi piace pensare che la vibrazione delle onde del lago vadano a riflettersi su questa facciata in legno dove i giochi di luce e ombra che si proiettano sono semplicemente derivati dalla giustapposizione di listelli di larice. Il primo ingresso è uno spazio coperto ma aperto, dove entra la pavimentazione in beola dell'esterno e alle pareti una boiserie in legno già introduce nelle morbide atmosfere dell'interno. Entrando nella casa immediatamente si è proiettati verso l'esterno da questo terrazzo che ha un bordo completamente trasparente e che amplifica lo spazio interno. E contemporaneamente le grandi vetrate portano all'interno i due protagonisti del paesaggio, il lago e il Monte Orfano. Su questo piano di circa 75 metri quadri, oltre alla zona giorno, ci sono 2 camere e un bagno e poi questo piano è collegato a dei locali di servizio che si trovano al piano interrato e al piano sottotetto. La boiserie a parete non è solo una scelta estetica, nasce dalla volontà di riagganciare le memorie e i ricordi dell'infanzia vissuta dal committente in questa casa precedente, in questo chalet tutto fatto di legno. E in questo progetto, come in altri progetti, il mio modo di ricercare atmosfere e carattere lo faccio soprattutto attraverso l'uso dei materiali naturali e della luce. La luce naturale entra in tutte le stanze, anche nella scala che porta al piano sottotetto con una finestra a piano radente, e la luce artificiale entra soprattutto di sera creando degli accenti luminosi sui materiali della facciata. La casa è costruita sui principi della bioarchitettura e quindi siamo arrivati a una casa a consumo quasi zero. Questo attraverso lo sfruttamento delle risorse naturali, quindi abbiamo con la grande vetrata a sud il guadagno solare nei mesi invernali e con lo sporto di Gronda invece abbiamo un blocco dei raggi solari nei mesi più caldi. C'è un sistema di ventilazione naturale all'interno della casa. E poi abbiamo usato i materiali della bioedilizia, quindi abbiamo un cappotto e silicati di calcio, abbiamo utilizzato la lamiera che è un materiale riciclabile al 100%, abbiamo intonaco a calce e materiale a chilometro zero, quindi la pietra e il larice delle nostre zone. Su una pensilina abbiamo montato i 6 kW di fotovoltaico che insieme alle batterie di accumulo consentono di rendere virtualmente autosufficiente la casa, per cui la casa in realtà consuma meno di quanta energia produce. L'obiettivo era quello di rispondere al desiderio dei proprietari, dei committenti, di avere una residenza dove vivere pienamente in rapporto con la natura e
Il mio obiettivo come progettista era soprattutto quello di dare un'identità al luogo, anche attraverso la reinterpretazione in chiave contemporanea degli elementi della tradizione.